Eccoci qua nel canale della DDG, è stata appena fatta gara 1 e le qualifiche. Per chi non ha recuperato o non ha visto perché si trova qui per la prima volta, vi consiglio di andare a recuperare appunto le gare di prima. Detto ciò, gara 1 molto movimentata, più che altro nelle primissime fasi, un pochino andata congelandosi verso la fine, ma tanta roba, mi è veramente piaciuta, e ancora di più rosico per non avere la visuale di Davide Basaglia. Ci tengo a ricordare che ci sarà il cambio del go-kart rispetto a quello corso in gara 1, ma non solo il cambio di go-kart, infatti è stato proprio cambiato tutto, sono stati cambiati i transponder e anche proprio i kart, e me ne sono reso conto guardando i video, perché se alla fine di gara 1 Elia si era fermato per primo sulla destra e io ero tipo il terzo della colonna, io e lui, per dire, ci siamo trovati in fondo con un numero diverso e uno di fianco all'altro, e lì abbiamo già capito che erano due cose completamente diverse. I numeri dei kart non facevano alcuna fede, e quindi per chi vedrà i video della gara non deve focalizzarsi sul numero, a differenza di altri circuiti. E perché dico questo? Perché in tante piste, quando li frequenti spesso, dopo un po' ci arrivi, tipo occhio, va che il kart numero, per esempio a Cervia, guarda che il kart numero 21 va veramente forte, oppure non lo so, all'Extrema Kart il numero 14 va velocissimo, eccetera eccetera. Qui non hai un riferimento, qui qualsiasi kart ti arriva sotto può essere veloce o può essere lento. Detto ciò, avendo citato al volo quella che è stata gara 1, non posso fare altro che lasciare a Fleming la parola per commentarci e raccontarci quella che è stata gara 2. Ed eccoci di nuovo in diretta dal circuito di Pomposa, con i piloti che stanno arrivando in griglia di partenza per completare le procedure di schieramento che porteranno al via di gara 2, alla quale arriviamo con un Elia Tomassetto che ha vinto in grande stile gara 1, ma un Basaglia che si è dimostrato davvero molto veloce. E allora vedremo se in questa gara 2 Basaglia riuscirà a rimanere attaccato a Tomassetto e magari regalarci una grande lotta per la testa. Aurucci non particolarmente brillante in gara 1, ha chiuso a quasi 7 secondi dal leader, 5 secondi e mezzo da Basaglia secondo. Vedremo anche lui se riuscirà a trovare la quadra di questa gara. Quindi griglia di partenza la vedete a sinistra, che appunto riparte dall'ordine di arrivo. Gratta al fondo, è stranissimo, perché diventa molto duro da far girare. Diventa molto duro da far girare, perché quando senti che gratta qualcosa in curva. Campana forse sente il suo kart strusciare molto, e da questo punto di vista bisogna stare anche attenti, perché non è che hanno una potenza incredibile. Infatti è andato a prendere il muletto, è uscito adesso dai box, che tra l'altro è, infatti, questo kart preso così al volo avrà delle gomme presso poco congelate, fermo dalla mattina, quindi attenzione a questa situazione per Campana. Si schiera anche Domi, il suo compagno di squadra. Campana, autore di una grandissima partenza in gara 1 che l'aveva fiondato in seconda posizione, salvo poi chiudere in sesta posizione finale della gara. Tutti schierati di nuovo in attesa dello sventolio dalla bandiera tricolore, che va in questo momento a dare il via gara 2 dal circuito di Pomposa. Attenzione davanti, perché partono bene Basaglia e Fantini, un po' piantato Tomassetto, ancora non perfetto Aurucci come in gara 1, non una grande partenza. Occhio davanti, la lotta Tomassetto, Aurucci, c'è Fantini che si è inserito, Basaglia all'interno nei confronti di Tomassetto. E quindi abbiamo Tomassetto, Basaglia, Aurucci, Fantini davanti e tutto il resto del gruppo. Occhio, perché è andato larghissimo, non siamo riusciti a riconoscere chi. Ha perso diverse posizioni. Qui siamo con Tondelli che... Campana intanto è in 11ª posizione. Forse le gomme fredde non stanno pagando, perché ha perso praticamente 5 posizioni al via. Qua Domi su dalla libera, e Domi alla fine si prende la posizione. Occhi che sta inseguendo il gruppo di testa con il serpentone che è subito sgranato, e stavolta rispetto a gara 1 Tomassetto non è riuscito a fare la differenza, quindi Basaglia è subito dietro, subito incollato. Attenzione qui Canella all'interno nei confronti di Giardina, si prende la posizione, e qua Pov dalla visuale posteriore del campione in carica Aurucci, inseguito da Fantini. E quindi Tomassetto, Basaglia, Aurucci, Fantini, Tondelli,
Morini, Occhi, Valleri, Ftuni, Campana, questi primi 10, occhio perché Aurucci nei confronti di Basaglia che è andato un pochettino largo e allora si espone all'attacco di Aurucci. E qua addirittura Domi in P13, era P11 nel primo giro, anche lui ha perso un paio di posizioni dalla libera lungo, occhio perché arriva Zanichelli che si fa dentro e Domi prova a approfittare di questa situazione, occhio perché sono in 3, rischia di esserci davvero molto poco spazio, va tutto sul cordolo Domi, alla fine deve alzare leggermente il piede, occhio Fantini nei confronti di Aurucci all'interno. Basaglia davanti si è guardato per un istante indietro per capire un po' cos'era che stava succedendo alle sue spalle, qui invece Tondelli che insegue subito. Sembra averne qualcosa in più nel guidato Fantini rispetto ad Aurucci. E Fantini di nuovo all'interno. Stavolta vediamo se riesce a chiudere la manovra, riesce a uscire un pochettino meglio. Alla fine no. Ha avuto un grande abbrivio Aurucci. Non ho capito molto. Attenzione qui dalla libera. Finisce largo. Non è riuscito però ad approfittarne Melis. Pardon, ne sta approfittando Melis che va all'attacco sia di Canella che di dalla libera con un leggero contatto. Tomassetto 13.287, primo giro veloce della gara, occhio perché in gara 1 era sceso fino a 12.6 proprio alla conclusione dell'ultimo passaggio Basaglia che rimane lì incollato. Ancora Canella, grande movimento dietro, qua Tondelli rischia di prendere in pieno Fantini, va al bloccaggio, gran controllo. Ancora Melis su dalla libera qui. Tanta azione e subito immagini per un replay. Rivediamo la partenza di Elia Tomassetto. No, non sembra. Avevo la sensazione che ci fosse un piccolo movimento sospetto in griglia, ma considerando la tolleranza che c'è stata anche per quanto avvenuto con Campana in gara 1, credo che questo non sia un episodio particolarmente preoccupante. Qua vediamo Basaglia che si è fatto all'interno, poi però Tomassetto ha avuto a sua volta l'interno per curva 3 e si è tenuto la posizione. Qui invece Campana si dà la spinta in tutti i modi, lo scatto non è eccezionale, soprattutto se pensiamo al grande scatto di gara 1, no, però perde già subito 3 posizioni, è passato Occhi. Ancora una correzione, passa anche Morini e Vallieri, mamma mia, infatti qua Ftuni, non c'è mancato davvero niente, probabilmente la gomma fredda ha fatto il suo, anche qua Occhi un piccolo movimento sospetto, ma anche lui credo sia riuscito a fermare il kart prima che le ruote andassero oltre la sua casella, in mezzo a Tondini e Morelli o Campana, subito dietro Fantini, si è messo subito alla caccia dei primi, si è fatto anche vedere all'interno nei confronti di Fantini, mentre attenzione perché c'è investigazione per un contatto fra Occhi e Basaglia. No, pardon, non un contatto, ma appunto quei 2 episodi che abbiamo visto, possibili partenze false. Qua Domi chiede scusa dalla libera che lo attacca all'interno. Poi arriva anche Zanichelli, qua non un grande momento per Ftuni. Qua Baratella, vediamo. Esterno curva 2. Forse qualche contatto? Sì, eccolo qua, contatto tra Melis e Giardina, che infatti arriva subito la comunicazione della direzione gara che sono sotto investigazione. Marco De Toni qua ha approfittato invece dell'errore di Baratella che è andato lungo. Qua siamo all'ultima curva, ha cercato l'incrocio, contratto tra Baratella e De Togni. È coinvolto anche Giardina, mamma mia, qua c'è davvero tanto materiale per la direzione gara e infatti anche qui arriva la investigazione, mamma che oh là là. È stato anche un bel rischio perché se fossero sopraggiunti altri piloti da dietro poteva essere una brutta situazione. Qua dalla libera, mamma mia, resiste a Domi all'esterno, va lungo qua invece Randoli, prova ad attaccare Giardina all'interno. Qua lunghissimo, perde la posizione su tutti e 2 alla fine Giardina, credo. Oh là, qua l'errore di Tondelli dalla visuale di Aurucci che è andato a tamponare
Fantini. E direi che da questa grafica anche qui la carrellata di replay dei primissimi giri è terminata. Baratella va a scavalcare dalla libera, mentre qua Canella, che è subito dietro, risponde dalla libera nei confronti di Baratella. Sì, riesce a riprendersi la posizione. Di nuovo con Baratella dalla libera. Non si stanno certo scambiando troppi complimenti. Qui Canella dentro a Baratella e alla fine ce la fa. Baratella alla fine aveva attaccato dalla libera, ma si è visto risuperato dalla libera e poi anche da Canella, mentre qua immagini di Campana che ha recuperato una posizione in 10ª posizione. Domi interno nei confronti di Zanichelli. Non so se c'è stato un leggero contatto. Certo è che ha sfruttato tutto il cordolo interno Domi, ma alla fine Zanichelli resta davanti. Aurucci incollato a Basaglia, guarda lì davanti, 13,1 per Tomasetto, guadagna mezzo secondo su Basaglia, 13,6, 13,3 per Aurucci, 13,5 per Fantini. Tomasetto sta strecciando di nuovo il gruppo, 1,8 di vantaggio. Quindi stavolta sta mostrando anche un passo superiore a Basaglia, che invece aveva, almeno personalmente nei miei confronti, destato curiosità in gara 1, perché per lunghi tratti e per lunghi passaggi si era dimostrato qualche decimo di secondo al giro più veloce di Tomasetto, che poi in realtà adesso sta rimettendo tutti in riga. Qua Campana guadagna un'altra posizione su Ftuni, sale in 9ª, mentre qui Domi su Zanichelli. Intanto per Lorenzo Occhi non ci sono sanzioni. Sempre Fantini a caccia di Aurucci, mentre qui Canella su dalla libera. Esce un po' lento dalla libera, Canella va all'interno. Vediamo se chiude la manovra. Sembra proprio di sì, perché dalla libera, qui lo vediamo dalla visuale di Baratella, resta dietro Tomasetto, ancora un primo, 13 secondi, 104 millesimi, abbassa il giro record. Basaglia e Aurucci però stavolta sono molto più vicini come passo, 13,2 per entrambi, 13,3 per Fantini. Basaglia leggermente largo, Aurucci allora prova a impostare meglio curva 3 per andare alla manovra di sorpasso, che forse dovrebbe riuscire. Va nei confronti di Basaglia, che resta dietro, e allora Basaglia scende in 3ª posizione, Aurucci in 2ª, dalla libera qui nei confronti di Canella, mentre qui Baratella su dalla libera. C'è grande movimento qui, anche qui vediamo collisione dei Togni Giardina, bandiera bianco e nera per Ivan Baratella, il numero 99. Baratella che va all'attacco all'esterno nei confronti della libera. Qui è molto difficile, infatti dalla libera riesce a mantenere la posizione, rimane però molto più interno, non riesce però ad avere l'abbrivio per tentare l'incrocio Baratella. Domi ancora a caccia di Zanichelli, ci prova nello stesso punto di prima, stavolta è più lontano, non arriva neanche ad affiancarsi. 1.12.997, Tomasetto ancora giro record, primo a scendere sotto il muro dell'1.13, a 3 decimi dal giro record che è stato di Basaglia all'ultimo giro di gara 1 in 12,6. Vallieri su Campana, grande lotta, Campana si difende all'interno, Vallieri all'interno invece per curva 2, si butta dentro, prova l'incrocio Campana, ancora l'incrocio, qua una mossa ormai tipica, questo doppio incrocio che poi ti permette di andare verso curva 4 che si fa in pieno, poi la staccata della 5. Mentre qui Baratella ancora le prese con dalla libera. Tanto davanti c'è Ftuni che torna davanti a Campana, l'abbiamo visto dalla grafica. Deve esserci sicuramente qualche problema per Campana, che è molto più in difficoltà in questa gara 2. Dal cambio di carta anche la prestazione in pista è diversa, è più sofferente. Davanti intanto Tomasetto 2 secondi e 2 di vantaggio, anche Aurucci è andato via su Basaglia 2,6, si è rotto l'equilibrio davanti con i piloti che si sono sgranati. Ah no, dal leader, pardon, infatti mi sembrava strano, ma Basaglia ancora incollato ad Aurucci, Fantini un pochettino più indietro, intanto qua anche Melis e Giardina.
bandiera bianco e nera per Cristian Giardina per la collisione con Melis. Occhio perché qui Domi va ancora all'attacco nei confronti di Zanichelli, che è uscito male dall'ultima curva. Campana su Ftuni, si riprende la posizione, occhio perché davanti c'è Valieri che è in ottava posizione. Campana, vediamo se riesce ad impedire l'incrocio a Ftuni, incrocio che invece sembra riuscire con Rami Ftuni che si ripresenta alla staccata di curva 5 all'interno nei confronti di Campana, passa già prima. E Ftuni torna davanti, ancora un replay. De Togni con Giardina. De Togni ha calcolato male, ha pinzato molto forte, errore in curva 3 col kart che si è intraversato, perde molto tempo Marco De Togni. Vediamo Campana Valieri qui, Campana dentro, perde completamente il punto di staccata, tocca Valieri. Qua ovviamente l'investigazione è praticamente d'obbligo, infatti arriva la comunicazione. Lo rivediamo da dietro perché c'era Ftuni, ha perso il kart, un po' ottimista nella staccata, perdendo il controllo, è andato a toccare un incolpevole Valieri che, diciamo, aveva almeno leggermente aperto la porta per favorire l'ingresso di Campana, che tutto sommato era lì, ma insomma, sono pur sempre gare, errare humanum est, fin quando la direzione gara dice che va bene. Intanto qua Domi su Zanichelli, l'aveva appena riconquistata, Zanichelli si è ripreso la posizione all'interno di curva 1, Domi poi non è riuscito a preparare di nuovo un attacco, uscendo bene da curva 2-3. Qui Tondelli che è in quinta posizione, un po' disperato, qualche segno di frustrazione per Tondelli che era quinto in gara 1, è quinto in gara 2, ma forse anche la sensazione di non avere il passo per andare a prendere i piloti davanti. Aurucci 1.12.629, migliora il 12.7 fatto poco fa da Tomasetto. Sta girando forte Aurucci, una risposta ottima rispetto all'anonima gara 1 dove era terzo, un po' nella terra di nessuno, ha staccato di un secondo Basaglia. Qui di nuovo Campana con Ftuni quando siamo al giro numero 8 di 10, come sempre tanta azione, il tempo passa con grande rapidità. Ftuni all'esterno, Campana all'interno, arrivano. Staccata di curva 5 dove prima c'era stato il contatto, stavolta Campana è molto più avanti, riesce a chiudere bene la staccata, vediamo se prepara come sempre l'incrocio Rami Ftuni. Campana chiude bene e sembra essere riuscito a prendersi la posizione salendo in nona. Attenzione! No, ok, sembrava ci fosse una comunicazione di partenza anticipata, invece no, anche Basaglia, niente. Mentre qua vediamo le posizioni guadagnate, 3 posizioni guadagnate per Campana, che in questo momento, ecco, al netto della gara non proprio eccezionale, mentre, attenzione, c'è tantissima terra in pista, forse un'escursione che ha portato tantissimo sporco. Campana sarebbe il pilota a conquistare il punto extra, 12.4 per Tomasetto, 12.393 per Aurucci, a distanza, ma i due stanno facendo un grandissimo passo gara, andando ben sotto da 2 giri a questa parte, il 12.6 di Basaglia di gara 1, mentre qua Campana, sì, per il contatto di prima, bandiera bianco-nera. Ok, Pata, la direzione gara ti ha esposto la bandiera bianco-nera per il contatto con Valieri, occhio. Sono un coglione io che gli ho ridato la posizione. Beh sì, però è anche vero che con la bandiera bianconera ricevi... effettivamente ci sta, ricevi un avvertimento, tanto valeva rimanere davanti. Ha ragione qua Campana. Domi con Zanichelli. Si prende la posizione, vediamo se faccia Ftuni. No, Domi riesce a tenere la posizione, non Tony, pardon. Qua di nuovo con Campana che davanti vede Valieri, ma c'è un secondino fra i due. Mentre davanti 2 secondi e 2 fra Tomasetto e Aurucci. Eccolo qua Tomasetto che addirittura sta andando a doppiare, credo. Sì, Randoli. Mentre Beneventi, Tomasetto 12.334, rinnova ancora il giro veloce, 2 decimi più lento di lui, invece è stato Aurucci che ora sarà 2,5. Mamma mia che ritmo che sta impremendo Tomasetto in queste prime 2 gare qui a Pomposa, sta facendo davvero la voce tanto tanto grossa. Inizia l'ultimo giro Valieri, occhio perché è uscito molto forte
Campana alle sue spalle, vediamo se si fa vedere all'interno di curva 1. Valleri va molto largo, conscio che Campana è lì, allora prepara l'incrocio. Prova la mossa in curva 3, si riaffianca a Campana. Curva 4, a tavoletta, appaiati. Torna di nuovo davanti Vallieri. E sembra essere riuscito a mantenere la posizione, poi però non esce molto bene. Campana prova a farsi rivedere. Mentre in questa lotta le telecamere tornano però su Tondelli. Mentre qui siamo con Elia Tomassetto che all'ultima curva va a chiudere il 10° giro. 30 km, 20 giri tutti al comando per Elia Tomassetto che vince gara 2, punteggio pieno con 2 vittorie e pole per Tomassetto. Aurucci chiude secondo mettendosi dietro Basaglia, riscattando una gara 1, mentre qua attenzione, la volata Fantini, Tondelli, Morini. Mentre dietro stanno per arrivare Occhi, poi arriverà Vallieri che però ha Campana che prova ad attaccarlo, esce bene dall'ultima curva per andare a tentare la volata. Campana che si è messo davanti, sì, nei confronti di Vallieri. Campana alla fine si prende l'8ª posizione e conferma con 4 posizioni guadagnate di essere stato il pilota che in questa gara 2 ha guadagnato più posizioni. 4 ne aveva guadagnate già 3, pareggiando il record di Dalla Libera che ne aveva guadagnate appunto 3 in gara 1. E quindi va a prendersi il punto extra. Qua chiudono anche tutti gli altri replay. E qua la rivediamo. Campana prepara molto bene l'uscita dell'ultima curva. Grande abbrivio. E alla fine, mamma mia, roba da photo finish. Visto che siamo anche in tema olimpico, da short track. Mamma mia, Aurucci si va a complimentare con Elia Tomassetto. Grandissimo dominatore di questa prima doppietta di gare qui a Pomposa per il Gran Premio dell'Emilia. Inizia così, con questa sensazione che Tomassetto, Basaglia e Aurucci avranno tanto da raccontare in questa stagione e quindi saremo davvero molto curiosi di tornare a vedere l'azione in pista per il prossimo appuntamento. Ovviamente questo è il podio che stavamo dicendo: Tomassetto, Matteo Aurucci e Davide Basaglia. Questa è la classifica finale con Fantini, Tondelli, Morini, Occhi, Campana, Vallieri, Ftuni e Tomassetto che ha fatto tra l'altro anche il giro veloce 12.334, poi Domi, Zanichelli, Melis, Canella, Dalla Libera, Baratella, De Toni, Giardina, Randoli, mentre non è partito Beneventi. Domi fuori dai 10 tra l'altro. Quindi questa è la classifica con 52 punti. Tomassetto è il leader della classifica, 37 per Basaglia, 36 per Aurucci, 26 per Fantini, via via tutti gli altri, mentre gli underdogs con 61 punti contro i 48 di AR Corse sono i leader del campionato dopo questa prima coppia di gare. Da me, Luca Flaminio, un abbraccio, un saluto e alla prossima. Io can fatta. Questo è da vedere. Che roba. Dobbiamo vedere con i fotofini. Bella gara, bravo. Bel, sappi che è stato ripreso tutto. Il tuo salto nel fango. Eccolo qua che non voleva farmi superare. No! Però era bella, eh. Sono andato nella buca. Ho fatto un salto di 2 metri. Chi c'è? C'era uno che voleva bruciarmi, si chiama qua, eccolo qua, Barcellona pure, vai cagare. Bravo Tonne. Eccolo. Allora c'è Festa, no? D'estate. Casa vostra questa. 29. Ora 12 3 prima ho girato uguale. Guarda, io non so come, ero arrivato davanti a Yuri per 3 secondi, ho perso tutto e sono andato sulle greche. Grande. Secondo? Sì. Vabbè. Eravamo alla stessa pass. Sarà una competizione molto bella. Cazzo,
adesso, Franz, ho ripreso il mio numero. Oh, Franz, ho preso il mio numero. 10. Guarda invece io e Pato. Gara 2 che è stata molto movimentata sia sul piano direzione gara che sul piano battaglia in pista. L'arrivo in volata è stato allucinante, abbiamo avuto arrivi in volata sia in gara 1 che in gara 2, tanta roba. Ci tengo a dire che io probabilmente mi sono attirato addosso un'energia di karma tanto negativa, perché ho rotto così coglioni a Franz nel dopogara per il fatto che avevamo 3 millesimi, con tutte le volte che gli arrivavo lì gli facevo questo gesto. Io lo so che prossima gara succederà qualcosa che non deve succedere e lì è finita, non c'è altro da dire. Però vabbè, cioè, bisogna anche stuzzicarsi, come diceva Bresa, Basaglia, bisogna crearlo un po' di contenuto, un po' di rivalità. Parlando al volo del discorso invece regolamento, alla fine di gara 2, molto dopo gara 2, quando abbiamo analizzato in direzione gara i video, ci sono stati tanti disaccordi e tutto. Il problema è che non esiste da nessuna parte che vengano attivate che le regole vengano attuate in maniera retroattiva. Alcune regole ci siamo resi conto che non andavano. Abbiamo scelto per questa gara di rimanere così e di attuare un nuovo regolamento dal Gran Premio del Tirolo. Come ho detto nel video prima dell'inizio di gara 1, ci tengo a fare i complimenti a Flaminio. Potete aver visto qualche errore qua e là, ci tengo a ricordare comunque che Fleming non commentava una nostra gara da 2 anni. C'era una griglia di partenza decisamente diversa, c'erano le squadre diverse. La fase mia dove appunto diceva che ero io il pilota di giornata deriva dal fatto che lui aveva visto di fianco, cioè nella torretta di sinistra, che io avevo guadagnato 3 posizioni quando in realtà le 3 posizioni io le avevo perse. In Italia siamo stati abituati a Baumgartner, Alguersuari e compagnia bella pronunciati in 35 maniere diverse. Cose di questo tipo penso siano decisamente il male minore, visto e considerato che in quel caso là si parla di telecronisti professionisti e pagati profumatamente, mentre nel caso di Fleming si parla di uno che lo fa per passione a tempo perso. Dicevo che io non avrei parlato troppo di me stesso, ma c'è un episodio da raccontare, ossia il fatto del cambio di go-kart. Come dicevo prima della gara, i kart sono stati tutti cambiati. Io non so chi avesse avuto il kart che guidavo io prima di me. Il problema di base è che ho fatto curva 1 e curva 2 e il kart era terribile da guidare, molto duro e che strusciava sul fondo. Io tuttora non so se fosse stata una foratura quella che avevo, oppure se il discorso era che qualcuno aveva scordolato e scordolando aveva grattato una pancia laterale o il fondo. Il problema è che fare una gara di quel tipo su un momento mi sembrava ardua. Col senno di poi non so se sia stata una grande idea, perché prendere un kart di riserva che appunto è stato fermo dalla mattina è stato deleterio. Ciò che è importante sapere è che adesso sta arrivando la cerimonia del podio ed è giusto dare spazio ai piloti protagonisti di questo fine settimana. Prima di partire col podio andiamo a premiare colui che ha ottenuto il bonus della rimonta con più 3 AR Corse Rami Ftuni. Bravo! Grande! Grazie ragazzi. Bravo! E adesso andiamo col podio. In terza posizione, campione 2025 AR Corse numero 1 Matteo Aurucci. Bravo! In seconda posizione, wildcard di lusso per gli FC Racing numero 69 Davide Basaglia. Grande! In prima posizione il debuttante dal nulla The Underdogs Racing numero 9 Elia Tomasetto. Bravo! Siamo arrivati verso la fine, mancano solo le interviste finali che saranno sempre fatte dalla F
ci tengo a dire al volo una cosa, vedrete magari, adesso non so quanto sarà evidente questa cosa, che alcuni video sono stati aggiustati a livello di luce. Questo perché noi la gara l'abbiamo finita circa alle 4:40, 4:50, giù di lì. Quando fai dei video in quella fascia oraria, cioè tra le 5 e le 6 circa, d'inverno, sei capace che inizi il video che c'è un sole da matti e finisci che c'è notte. Ciò che è successo lì praticamente. Abbiamo iniziato a fare le interviste che c'era luce, abbiamo finito che era buio. Il problema è che io non posso fare i miracoli, soprattutto contando che dove eravamo noi, o meglio, in generale, non c'erano né dei lampioni né delle lampade né niente, quindi ci siamo arrangiati un po' con quello che avevamo. Spero comunque che il tutto non dia particolarmente fastidio. Ci tengo ancora a dire grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie a voi che avete guardato il video, quanti siete. Ci tengo a ricordarvi di iscrivervi al canale nuovo della DDG per seguire le gare, a seguire i canali social della DDG, Instagram e TikTok, e noi ci vediamo, cioè meglio noi, io e voi ci vediamo al prossimo appuntamento della DDG al Gran Premio del Tirolo. F, a te la linea, permetteteci di sentire cosa pensavano i piloti appena corsa la gara. Allora, siamo con Nicola Beneventi, cos'è successo? Purtroppo un piccolo malessere mi ha costretto al ritiro, non mi sentivo più a mio agio, però dai, sono carico per la prossima. Quindi la prossima gara è a Bolzano, come ti senti? Ma sicuramente sto già meglio, sarò super in forma e puntiamo alla top 10. Come primo approccio, come ti sei trovato sia in questa pista che come a livello di classifica e di posizionamento? Allora, come posizionamento potevo aspettarmi questo risultato, anche perché è parecchio tempo che non gareggio, però il compagno che ho quest'anno diciamo che se la cava abbastanza bene, quindi secondo me possiamo migliorare le cose. Devo solo capire un po' la pista e prendere un po' più la mano. Puoi prendere un po' più di confidenza, Sì. anche comunque sei una new entry, ci può stare, Vabbè, quello sì. e magari nella prossima gara di appianare un gioco di squadra col tuo compagno, qualche strategia, se avete in mente qualcosa. Essere un po' più attrezzati, un po' più pronti e diciamo dare più gas e meno freno. Allora, Christian, innanzitutto, com'è andata oggi? Poteva andare un po' meglio, diciamo non è stata un'apertura di quelle che ci immaginavamo. Che ci possiamo ricordare nelle prossime annate. È andata così. E te l'aspettavi? Pensavi di andare meglio? Sinceramente no, pensavo di andare meglio, però non è che la fortuna si calcola. Ma di solito pomposa come... Beh, dai, è un bel circuito, tracciato, no, si gareggia bene, solo che ho avuto qualche disattenzione, è partito il kart, banana. Come su Mario Kart magari. Allora Ivan, hai sfiorato proprio con un dito la zona punti, ti fa un po' innervosire questa cosa? No, in realtà no, perché non mi sarei mai aspettato una gara così, soprattutto gara 2. E parlando sempre di Filippo Colombarini, lui ha provato a mandarmi una persona molto brava per guadagnare un po' di punti, però sono riuscito anche a sorpassare il suo compagno, quindi sono molto contento. Che Filippo Colombarini, poverino, è sulla bocca di tutti, si vede che l'anno scorso ne ha fatti di cotte e di crude, però magari obiettivo della prossima gara, magari cosa pensi, che cosa ti senti? L'anno scorso ho gareggiato a Bolzano ed è andata molto bene, sono arrivato 12esimo. Che ricordiamo che è la pista della prossima gara, Bolzano. Esatto. Quindi promette bene. Allora, ricordiamoci che tu è il primo anno che gareggi, che sei pilota titolare. Non è andata benissimo oggi, cosa è successo? Il mio compagno è riuscito a portare a casa punti, io invece no, purtroppo. In qualifica mi aspettavo di fare il risultato che ho fatto, quindi 12esimo. In gara invece non sono riuscito, in gara 1 mi sono ingarellato con Melis, una bella gara e tutto, ma mi ha superato il photo finish, e invece la seconda sono stato cannonato e lì poco ho potuto fare. Ho fatto un recupero, ma c'era poco da fare. Infatti vedo un po' di amarezza nelle tue parole. Abbastanza. Vero? Abbastanza. Non ti è andato proprio giù questo posizionamento in classifica? No, non tanto.
E per la prossima gara magari pensi sicuramente di fare meglio rispetto a oggi. Si aspetta sempre di fare meglio. Quello ovvio, magari anche la tua... Certo, magari sfogarsi anche un po' di più, ecco, Esatto. mettere la cattiveria accumulata oggi nella per prossima dimostrare gara. che non sei da meno rispetto agli altri piloti. Esatto, dico bene? esattamente. Ti aspettavi il risultato di oggi? Allora, Perché vedo che abbiamo fatto lo stesso risultato sia in gara 1 che in gara 2. sì, infatti sono contento perché, visto l'aumento della qualità delle persone di quest'anno... Non sono finiti ultimi? Sì, guarda, mi bacio già i successo? gomiti della gara, sia gara 1 che gara 2. Ma ti senti che potevi fare qualcosina in più oppure... No, ho dato veramente tutto. Oggi è stata una gara all'ultimo con Davide, con Melis, con Rami, ci siamo dati veramente tanto, quindi oggi ho dato il massimo. Prossima gara vediamo se si riesce a fare qualcosa in più. o ti ripeti non andando più in basso in classifica o magari alzare un po' Vediamo se l'asticella. riusciamo a migliorare, esatto. Mi so già, anche nome e cognome, quindi mi sto casando. Allora, Lorenzo, intanto ti aspettavi questo posizionamento in classifica? Cioè, sapevo che comunque Pomposa in tutte le piste, anche se non conoscevo magari l'anno scorso, che non l'ho mai fatto, ho fatto comunque dei risultati migliori che Pomposa, cioè qua, che la conosco, però così. Quindi per non me è Pomposa andata- è un incubo proprio. So che il tuo cruzzo È non proprio c'è un verso incubo. che Non ce la faccio. tu riesca ad andare No. meglio. Beh, e Bolzano la conosci come pista? Bolzano l'ho fatta l'anno scorso per la prima volta e sono andato sempre meglio che a Pomposa. O comunque ero lì, però sempre in migliore. Quindi magari ti aspetti un posizionamento migliore rispetto a quest'oggi. Sì, quello sicuramente. E del tuo compagno di squadra cosa riesci a dirmi? Beh, il mio compagno di squadra so comunque un pelino più bravo e tecnico di me, infatti è stato davanti comunque dalla qualifica in entrambe le gare, però insomma io continuo a spingere. Magari tutto anche quello che riesco. se riuscite a darvi una mano l'un l'altro, pensi che qualche strategia ci possa essere? Purtroppo oggi era davanti a me, quindi in ogni caso non siamo riusciti a darci una mano. Ti aspettavi questo risultato oggi? No, speravo di riuscire a fare un po' di più, però in gara 1 diciamo che me lo aspettavo dalla posizione in cui partivo di avere quella posizione lì finale. In gara 2 invece avevo un kart che spingeva più del precedente, però sono andato in mezzo alle brecane e ho fatto un bel salto sul fango e dopo ho perso delle posizioni. Quindi hai avuto qualche difficoltà, infatti ti vedo un po' deluso dal risultato Sì, un di pochino oggi. sì. Un pochino sì, in gara 2 sì, particolarmente. Potevo fare di più, E come potresti migliorare per la prossima gara? non facendo cagate. Gianluca, vuoi raccontarci un po' com'è andata oggi? Ma poteva andare... cioè non lo sapevo neanch'io. Poteva andare meglio forse? Ma no, mi aspettavo quello alla fine, perché vedendo la gente più di così non si può fare. Quindi Cioè, si è alzata vedi. l'asticella Sì, quest'anno, quello cioè sì, siamo proprio... Sì, per fortuna uno c'è in squadra. Sono in buone mani, per fortuna quest'anno. E per la gara di Bolzano pensi di riuscire a dargli una mano? Ma io punto ad arrivare tra i primi 10, poi Che la comunque non è un classifica brutto si vede. piazzamento, visto Sì, su 20, il la livello metà, di dai. quest'anno. Sì, quello sì. Puntiamo top 5, speriamo, però rispetto vedo agli altri positivo. anni. Beh, magari, chi lo sa, puoi sorprendere, essere Io la, spero di sì, la però- sorpresa, la scoperta dell'anno. Speriamo, gli underdog, speriamo. Allora, siamo qui con Rami, allora intanto congratulazioni perché hai una medaglia al collo, vuoi spiegare come l'hai ottenuta? Allora, io puntavo già di finire nei primi 5 come sempre, solo che purtroppo il kart non mi ha aiutato con la seconda gara, soprattutto perché continuava a slittare molto, quindi tendevo a driftare piuttosto stare nella gara, quindi lottavo con il kart ma non con i piloti. Però finalmente sono finito con questa medaglia, l'ho portata a casa, quindi sono contento come prima gara. Vediamo la seconda gara. Quindi diciamo di ripetersi un po' più in là con le posizioni, magari non litigando più con il kart, ci può stare Speriamo. qualche difficoltà. Assolutamente, no, speriamo che la prossima volta sarà sarà migliore, diciamo. E comunque ti vedo positivo, super sempre carico. positivo. Secondo me, non dico la previsione, l'annuncerò alla seconda gara. Allora, Domi, ti aspettavi questo posizionamento in classifica? Intanto se vuoi raccontarci un po'
Com'è andata? È stata una gara tosta, competitiva come mi aspettavo, con tanti ragazzi molto veloci e ho fatto il massimo, di più non ne avevo. Forse in gara 2, se mi liberavo prima di Zanna, potevo raggiungere il mio compagno di squadra e donare un po' con lui, ma va bene così. E l'obiettivo per le prossime gare è cercare di essere un pelo più avanti se possibile. Quindi guardiamo un pelo avanti, la prossima gara è a Bolzano, come pista cosa ti senti? La conosci abbastanza bene? Ci ho corso l'anno scorso, ero un po' alterato dall'effetto dell'alcol, quindi non è andata benissimo, però cercherò di fare meglio sicuramente. Allora Franz, mi dicono dalla regia che sei arrivato 3 millesimi dietro in gara 2 a Patrick. Questo ti fa Brutta. innervosire parecchio, vero? Abbastanza, ho 3 il mio numero fortunato e stavolta è andata così. Eravamo lì attaccati ma non c'è stato verso. Diciamo che non ti ha portato benissimo come scaramanzia il numero 3. E che cosa ti porti da questa gara nella successiva che, come ricordiamo tutti, sarà Bolzano? Bolzano è bella, sarà tosta, però è anche divertente. L'altra volta sono andato abbastanza bene, quindi penso positivo, dai. Quindi sensazioni positive, ti aspetti un buon piazzamento anche in classifica rispetto Sì, a oggi? Dico sempre top 10, ma vedremo, spero anche top 5. Questa classifica te l'aspettavi esattamente così o un po' meglio? Allora, speravo molto meglio, non mi aspettavo di finire così indietro, però vedendo il livello degli altri ci sta. Poi comunque oggi avevamo le zavorre, quindi tutto sommato è andata bene così. E comunque settimo e ottavo, dico bene? Sì? Comunque zona punti, magari la prossima gara, c'è un auspicio per la prossima gara, cosa ti senti di dire? Dipende chi ci sarà la prossima. Comunque sono sempre ottimista in questo caso, stranamente, e spero molto meglio di questa volta. Vengo più vicino e vieni più vicino a te. Allora, intanto Patti, ciao. Io meglio. Ma porco. Perché lo chiamano No, non Patti? si taglia infatti, però ma Dio. Innanzitutto, come ti aspettavi oggi? Ti aspettavi di arrivare decimo? In realtà il bilancio del weekend è positivo per assurdo, perché a qualifica da sogno, sotto al secondo rispetto ad Aurux. E poi cosa è successo in gara? In gara 1 ero partito fortissimo, mi ero trovato secondo in cura, ho provato ad attaccare anche lì. Dopo da lì in poi ho fatto il gambero, cioè ho iniziato a perdere posizioni, non ho più trovato una quadra e niente. Gara 2 c'è stato un problema, durante il giro di ricognizione avevo il fondo che grattava ogni volta che entravo in curva, ho preso il muletto, il kart di riserva, il problema è che avevo le gomme congelate, ho perso tutto nell'arco di 5-6 curve, ero sprofondato tipo 11esimo, 12esimo. Ne avevo un po' di più, il problema è che cioè siamo tutti molto vicini di ritmo e per passare qualcuno devi averne tanto di più. Sono impazzito dietro a Rami, dietro a Franz, li ho passati alla fine, ma... E quindi dopo non è stato più come nelle qualifiche, ma si può dire che può essere stato anche colpa delle zavorre che avevate nei kart? Io non le avevo le zavorre, quindi in realtà quel problema lì su di me non c'è. Quindi è stato più un problema di sostituzione kart, gomme fredde? Quello, perché alla fine le zavorre, senza le zavorre sarei arrivato forse fuori dai punti oggi, perché peso 20 kg in media più degli altri praticamente, quindi va anche bene. Io più che altro mi aspetto il mio compagno di squadra che torni sui livelli dell'anno scorso, perché vedere l'11esimo fa male. È stato un monologo. Sì. Allora, siamo qui con Lorenzo Morini. Innanzitutto, congratulazioni perché devo dire un risultato niente male. Come lo vedevi te assolutamente oggi? non mi posso lamentare per niente, sono veramente contento dei miei risultati. E, diciamo, non so se in parte può aver avvantaggiato il corso stamattina, anche se in condizioni totalmente diverse per il bagnato, però Quindi diciamo magari che anche la pista non era delle migliori, no, però diciamo l'allenamento che è servito. sì, esatto, quindi può darsi che potrebbe avermi dato un aiuto in più. Contiamo anche che è una pista che a me piace molto e mi piace, quindi comunque cercare di dare il massimo e andare bene, insomma, sicuramente in cui ci do sempre qualcosa in più. Quindi già la conoscevi. Sì. E del tuo testa a testa con Patrick Campana, come lo vedi? È stata, per un millisemino mi ha stato davanti, è stata però una bella battaglia. Quelle sono le gare che mi piacciono, le bagarre belle, combattute, però in piena lealtà, e vediamo se ce ne saranno altre. Sono più che contento che succedano, e ovviamente
cercare di stare davanti. Certo. E vediamo nella prossima. 3 volte quinto, cioè una volta in qualifiche, 2 volte uno in gara 1, in gara Esatto. 2. Come ti senti? Un risultato costante, devo dire, anche se mi aspettavo magari di fare un po' meglio, ma considerando il livello e la wild card che c'era oggi, poteva sicuramente andare peggio. Beh, dire comunque un bel piazzamento in classifica. Sì, assolutamente. E niente, comunque sono contento, dai. E la prossima gara cosa pensi di arrivare più in alto del quinto posto? La prossima gara è Bolzano, dove l'anno scorso ho fatto pole position, vittoria in gara 1 e vittoria in gara 2. Quindi una pista che ti piace, diciamo. Diciamo che sì, posso sicuramente ambire a qualcosa di meglio. Arturo Fantini, cosa mi puoi raccontare di questa gara emozionante? Questa gara è stata veramente importante. Sono andato meglio delle aspettative, o meno delle mie aspettative, e sono sicuro che un mattone, una pedina iniziale per iniziare il campionato positiva e sicuramente di buon auspicio per il proseguimento della competizione. Ma vogliamo dire ai telespettatori che ci stanno guardando il posizionamento in classifica in entrambe le gare? Number 4, numero 4, numero 4. Quindi entrambe le gare quarto posto. Che direi niente male. Oh, assolutamente. Ho detto, io mi aspettavo di non entrare in top 10 perché si parlava di nuovi innesti di piloti, un mercato piloti florido, competitivo, poi non sono stato avvantaggiato da un pre-gara facile perché avevo la pancia piena, siccome abbiamo corso al mare sono andato a mangiare e dovevo mangiare Aperta e bene. chiusa parentesi. Aperta e chiusa parentesi, esatto. Quindi, però Francesca, Avevamo anche dai, il peso del cibo avevo la zavorra, ogni curva sentivo che si Spostarsi il spostava, pesce. una nuova tecnologia. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, hai cambiato compagno di squadra, non è più Giuseppe Sassone che purtroppo non è qui con noi per motivi di lavoro, e il tuo nuovo compagno Morini, cosa mi puoi dire? Sei contento, soddisfatto, ti aspettavi di meglio? Sono veramente contento perché finalmente in due contribuiremo ai punti della squadra. A Sassone. Assolutamente. E quindi avremo una partnership, una collaborazione che frutterà in maniera positiva. Complimenti per gli occhiali. Grazie mille, li ho presi effettivamente da uno molto bravo sui go-kart. Quindi quel che posso dire, testa alla prossima, a Bolzano, seguiteci tutti e aspettatevi risultati eccellenti. Grazie. La prima gara sei arrivato secondo e terzo. Sì, Te lo aspettavi? sì, me l'aspettavo, anzi pensavo di andare anche peggio, quindi Ah, ok. Quindi diciamo che non te lo aspettavi neanche un risultato così positivo per te. no, dai, è andato bene oggi. Visto che Comunque i c'era un ragazzi test- vanno veloci, ho visto tutti i tempi anche degli altri e il livello si è alzato in generale, quindi ho visto che c'era fra te, penso, il primo classificato, Elia, una sorta di testa a testa. in partenza ce ne siamo andate anche con Arturo, Pata, Pietro. I primi giri soprattutto è stata una bella lotta. E cosa ti aspetti dalla prossima gara che sarà Bolzano? Alla prossima gara mi aspetto un Pietro pimpante e comunque la pista, quella di Bolzano mi piace e anche i kart sono come quelli di Cervia che mi trovo bene, Quindi darai tutto per riuscire ad arrivare, insomma, tra i primi posti, che poi, diciamo, come tua consuetudine, abitudine, arrivare. sì, spero di vincere la prossima e vediamo come va. Allora, siamo qui con Davide che si è piazzato al secondo posto. Innanzitutto, congratulazioni, ti aspettavi questo risultato già a prima gara? Grazie, allora, con l'esperienza che ho qui un pochino sì. Cioè vengo qua, va bene, per farsi amici e divertirsi, ma comunque anche per vincere. Cioè, secondo posto un po' amaro, puntavo alla vittoria, però va bene. C'è Elia che è molto tosto come avversario, quindi sarà quello da battere sicuramente. Io purtroppo non sono un pilota titolare, sto ancora cercando gli sponsor per la prossima, per entrare o quest'anno o l'anno prossimo, però quando avrò un sedile sicuramente vorrò ripetere il risultato e migliorare. E migliorarsi sempre di più, quindi Esatto. se si dovesse mai liberare un posto anche per questa stagione, come pensi di piazzarti? Faccio una domanda un po' diretta. Primo posto, Attaccato da Elia. tutta la vita? O dietro di lui o davanti, comunque lì. Allora, siamo qui con Elia, congratulazioni innanzitutto perché mi hanno detto che le hai vinte tutte e due, entrambe le gare. Come ti senti? Sì, sono state 2 gare comunque
combattute anche per dire nel passo gara, perché comunque dopo la partenza c'era già un gap, però bisognava tenerlo e niente, è stato bello vincerle entrambe, pure col giro veloce, quindi vuol dire che Quindi hai fatto un record della pista, possiamo dire? è il record di oggi, con quelli che c'erano in pista, poi non so se sia il record della pista o no, però sì, diciamo che mi ci sono trovato abbastanza bene.